Sono Andrea e mi interesso di innovazione. E voi? Credo sia qualcosa che ci coinvolge tutti direttamente. Provate a pensare a quanti aspetti della nostra vita sono legati allo smartphone e a quanto ne siamo ormai quasi incoscientemente dipendenti. Anche se non possiamo prevedere cosa succederà tra 10 anni, possiamo guidare il cambiamento con un pensiero costruttivo e fresco. Cosa intendo? Ognuno di noi ha uno straordinario potenziale. Ognuno di noi può essere creativo e innovare, senza subire passivamente le tecnologie e i cambiamenti. Siamo solo poco abituati a dare valore alla creatività e a considerarla un pregio. Se ognuno di noi mettesse in campo la propria creatività, la propria capacità di vedere le cose in modo originale e unico, probabilmente non dovremmo aspettare Arnold Schwarzenegger per essere salvati da un immaginario futuro governato dall'intelligenza artificiale ribelle. Sono convinto che la varietà di vedute e di opinioni non sia da temere, che sia lo strumento migliore per portare un cambiamento positivo. In fondo, cosa sono la creatività, l'originalità, se non la capacità di pensare a valide e nuove soluzioni? La mia vita è cambiata quando ho perso l'uso della parola. E sì, non ho alcuna forza muscolare residua. Eppure ho scoperto che ci sono cose più forti dei muscoli. Voglio dirvi di cosa si tratta e cosa ho imparato. Scegliere di vedere oltre una data situazione, anche se sembra assolutamente negativa o incerta, crea opportunità e prospettiva. Infatti è troppo riduttivo fermarsi a come si viene visti da fuori. Avete mai pensato al pregiudizio? Possiamo definirlo un'eccessiva semplificazione. Non avendo tutte le informazioni necessarie per arrivare a una risposta precisa, il nostro cervello deve comunque offrire una sintesi della situazione che ha davanti in pochissimo tempo. Una comprensione semplificata di ciò che percepisce. E questo lo fa grazie a quanto già conosce, all'archivio di esperienze vissute che ognuno di noi ha nella sua memoria. Non ha molto di originale e creativo. L'innovazione, al contrario, richiede di andare oltre l'istinto della prima impressione. Richiede passione. Guardando all'innovazione, vorrei condividere con voi 3 idee che mi sono fatto sul pregiudizio. La prima è che si tratta di un racconto incompleto. Impedisce di vedere una situazione o una persona nel suo insieme. Come quando è stato per me tempo di frequentare l'università nel 2012. Al colloquio d'accoglienza mi è stato detto che non era pensabile che io potessi frequentare o sostenere gli esami da remoto, perché le piattaforme per le videocall non erano molto diffuse. Era un pregiudizio che stava creando disuguaglianza, danneggiando tra l'altro il mio diritto allo studio. In questo caso, la mancanza di immaginazione e di creatività impediva di vedere la nuova prospettiva che offrivo. E se invece mi avessero detto «possiamo trovare una soluzione insieme?» A quel punto ho bussato un altro ateneo che mi ha risposto esattamente con queste parole. Abbiamo pure sviluppato gli strumenti che mancavano, tra cui la stessa piattaforma. Quella prospettiva nuova si è poi diffusa, tanto da ispirare un professore appassionato con cui ho realizzato corsi di studio per studenti in zone meno fortunate del mondo. Quel periodo è stato decisamente stimolante. Ho potuto dialogare in altre lingue con persone di origini diverse, vedere altre unicità, confrontarmi con tante vite differenti, Brasile, Ucraina, Angola, e riconoscere proprio in quelle differenze il valore della mia. Ho vissuto sulla mia pelle le parole di Marcel Proust. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Era solo un modo diverso di fare le cose. Ed era possibile, pure vantaggioso.
La seconda caratteristica del pregiudizio è che ci viene istintivo, ma possiamo evitare di provarlo. Qualche anno fa ero a cena a Toronto con un amico che fa l'attore, ovviamente per discutere i termini del mio prossimo ingaggio. In realtà abbiamo parlato di un progetto, di un software adattivo di comunicazione. Questa persona non ha pensato che io non potessi partecipare al progetto, anzi ha valutato le potenzialità del mio punto di vista innovativo. Il software è stato realizzato ed è caricato in rete, così che chiunque ne avesse bisogno può ottenerlo gratuitamente. La creatività, le possibilità, il cambiamento nascono quando si lavora insieme agli altri. L'innovazione è solo un'interazione di modi diversi di vedere le cose. La terza caratteristica del pregiudizio è che ci allontana dal nostro potenziale come comunità. Conoscete il movimento per la vita indipendente? Ha l'obiettivo di dare anche a persone con limiti che non hanno scelto di avere una normale libertà di partecipazione. È un'organizzazione che si occupa di fornire le stesse condizioni di partenza. Se la società è di tutti, deve essere accessibile e partecipata, o è solo per pochi. Una mia ricerca recente dimostra come l'aumento delle persone attive porti a una maggiore produttività. Garantendo autonomia a un gruppo di persone da cui non ci si aspetta poi un granché, si ottiene un guadagno netto. Che indossino un velo, che abbiano un certo colore della pelle, che siano disabili, vogliono quello che vogliamo tutti: contribuire e appartenere. Più persone attive di origini diverse, vedete, non solo migliorano l'economia, ma creano progresso sociale e inclusione, rafforzando i rapporti tra gli individui e allargando gli orizzonti. Innovare significa vedere il progetto di una cosa che ancora non esiste e che può divenire realtà proprio perché nessuna destinazione è raggiungibile per chi inizia a mettersi in cammino. Ancora più affascinante è stato notare il risultato a lungo raggio. È probabile che questo progetto avrà sviluppi e diventerà un disegno di legge. In questo momento, secondo la Banca Mondiale, a causa dei profondi cambiamenti che la tecnologia sta portando nelle nostre vite, una persona su 3 nel mondo è a rischio di esclusione sociale. 1 su 3. Tutto dipende dall'uso che facciamo della creatività. Sono molte più le cose che posso fare mettendoci un po' di creatività rispetto a quello che non posso proprio fare. Credo che questo potrebbe valere anche per tutti voi. I cambiamenti avverranno in ogni caso, sta a noi farne qualcosa di buono. Il mio è solo un altro modo di vivere, una delle infinite possibilità dell'esistenza. Grazie.